Il 27 aprile scorso, l'esercito russo ha occupato il villaggio di Solovy, sulla strada per Prokop, nel Donbass. Il giorno prima, le autorità di Kiev avevano ordinato l'evacuazione d'emergenza del principale ospedale pediatrico della capitale ucraina, dopo le minacce trasmesse dalla televisione bielorussa. Nella notte, 34 missili russi sono caduti sugli impianti energetici dell'Ucraina. Di questo attacco non c'è ancora riferimento nel diario che quel giorno un giovane soldato russo ha cominciato a scrivere su un quaderno a secco. 27 aprile 2024. Villaggio di Soudicha, 250 metri dal confine con i Kokon. Il primo giorno sono arrivati i mortai delle FAO. Non me l'aspettavo. Non ho detto ai miei genitori e a mia sorella che il confine è così vicino per non farli preoccupare. Spero che vada tutto bene. Kokon è un termine dispregiativo per definire gli ucraini. Le FAO sono le forze armate ucraine. Poi il soldato aggiunge: mancano 174 giorni alla smobilitazione. A scrivere è uno dei migliaia di giovani russi chiamati al servizio militare, 12 mesi nell'esercito. Il regime di Mosca affida loro soprattutto missioni periferiche, come la protezione delle frontiere, ma a volte muore. Sono dunque giovani reclute, disorganizzate e inesperti, ad essersi trovate ad affrontare il 6 agosto scorso l'assalto a sorpresa delle forze ucraine. I soldati ucraini sono riusciti a sfondare le difese russe e ora Kiev rivendica il controllo di circa 1300 km² e un centinaio di città nella regione russa inclusa. L'unità ucraina che aveva partecipato a quell'operazione ha trovato il diario del soldato russo in una postazione a meno di 5 km dal confine. Dopo averlo letto con attenzione, il comandante dell'unità ha deciso di affidarlo a me. Ce lo ha consegnato alla periferia di Soumi, insieme ad altri oggetti trovati sul posto, tra cui una borsa di tela dell'esercito russo e un kit medico. Sulla copertina nel taccuino c'è scritto in inglese: "Group never give up, stay strong". Non figurano né il nome di chi lo ha scritto né la sua età. Del suo autore conosciamo solo lo pseudonimo, Arta. Il testo non era destinato a diventare pubblico. Lo abbiamo mostrato da Anna Colin Ledler, ricercatrice dell'Università di Parigi in Nanterre. Sembra avere una discreta posizione sociale, scrive correttamente senza errori del suo capire. È istruito, è in contatto con la famiglia. Un ragazzo russo come tanti, analizza la ricercatrice. Cosa ci fa allora con un'arma in mano? Il 9 maggio si dice profondamente annoiato. Il 15 maggio scrive: sono già le 3 e tutto sembra tranquillo. Siamo seduti con il tenente Vlavo. Mangiamo semi di girasole e beviamo. Lui sta guardando dei video sul cellulare e io giù. Un mese dopo, durante un turno di guardia che dura 24 ore, se scarichiamo qualche film o serie TV, il turno passa più in fretta. Il 24 giugno il gruppo riceve una visita inaspettata. All'improvviso sono comparsi 2 nuovi amici a 4 zampe, Mashka e Sharin. Sembrano cani da caccia, ma hanno le zampe corte. Sono allegri e ci accompagnano nella nostra corsa mattutina. Il 29. Siamo quasi a luglio, mancano ancora 4 mesi prima di tornare a casa. Dicono che l'estate vola, soprattutto se fai i turni di notte. Non c'è niente da fare di notte. Di solito non succede nulla. Ci si siede e si ascolta. Attraversa dei momenti di nostalgia. Il 23 maggio scrive: oggi ho guardato le foto dei miei amici che mi hanno accompagnato all'ufficio di arruolamento militare e mi è venuto da piangere. Ho tanta voglia di tornare a casa. Mi manca la mia famiglia. Si legge il 19 maggio. Il segnale c'è, ma non posso contattarli tutti i giorni. Non sento mia sorella da molto tempo. Ho chiamato mio padre di recente, ma non mi sentiva bene. Mamma è andata in vacanza in Armenia con la zia Olga. È fortunata. E poi mi manca tanto la mia ragazza. Lavora molto e non sempre mi risponde, neanche per SMS. L'amo così tanto, spero che tutti stiano bene. 10 giorni dopo scopre che il nonno non sta bene e anche sua sorella ha problemi di salute. La sua ragazza lo preoccupa. È stato un anno brutto, scrive. Il 17 giugno la madre gli comunica per SMS che il nonno è morto. Preferirei essere a casa, invece sono al confine. Se mi succedesse qualcosa, per mia madre sarebbe un tempo. Anche mia sorella è preoccupata. È triste perdere le persone care, soprattutto quando si è lontani. Fottuto esercito, fottuta frontiera. Non vedo l'ora che tutto questo finisca. Le condizioni di vita sul posto sono piuttosto rustiche. Il 16 giugno scrive: siamo stati senza acqua per 15 giorni, i nostri stivali erano sporchi, eppure i pantaloni. Finalmente abbiamo potuto fare la doccia, ma l'acqua non era stata riscaldata e ci siamo lavati con l'acqua fredda. Ma almeno ci siamo lavati. Il problema si ripete 4 giorni dopo. Ormai è estate, non facciamo il bagno da diverso tempo, sudo come un maiale. Questo caldo mi dà sui nervi, almeno posso lavare i calzini nel lavandino. Si lamenta per il comportamento del maggiore che ha preso il comando del gruppo a maggio. Sono stufo di essere trattato come una merda e di sentirmi dare del finocchio.
Secondo Dara Massimut, specialista dell'esercito russo presso la fondazione Carnegie per la pace internazionale, questi trattamenti sono ricorrenti nelle truppe russe. Alcuni tenenti vengono rispettati, altri no, spiega. Ma è molto comune che anche i soldati non apprezzino i loro superiori. In nessun momento emergono nel diario eventuali abusi da parte dei comandanti. Anna con il Lebedev ritiene che vada sottolineato. L'unità funziona abbastanza bene, hanno i telefoni, parlano con le famiglie, possono guardare le serie TV. Dara Massimut concorda. Alcuni ufficiali possono essere verbalmente violenti e prendere delle decisioni sbagliate, ma ha visto situazioni di gran lunga peggiori nelle unità russe schierate in Ucraina, con abusi fisici e morali. Un giorno Arta si ritrova a dover fare i conti con la guerra. I primi scontri tra il suo posto di frontiera e le forze ucraine erano iniziati ad aprile, ma si sono intensificati col passare del tempo. L'11 maggio descrive la giornata un po' folle appena trascorsa. Minaccia di aereo di droni, missili e razzi. I nostri hanno colpito la postazione nemica. È stato interessante. Alla fine del mese lo Stato Maggiore russo li informa dell'arrivo dei rinforzi ucraini. Dicono che i Kokon vogliono attaccarci, quindi hanno inviato 4 compagnie supplementari, 400 persone contro 25, è una bella differenza. Il 12 giugno il suo gruppo ha incaricato di respingere un'unità ucraina che cercava di infiltrarsi. Le telecamere sono scattate 6 volte, ma l'assalto non c'è stato. Il tenente dice che siamo stati fortunati, ma chissà cosa succederà domani. Un altro giorno descrive un raid aereo. Sarei potuto restare invalido o peggio. Un drone ha sorvolato una loro postazione ed esploso. Ho quasi perso il mio amico musicista. Pensavo che fosse ferito o morto, ma è andato tutto bene. Il tenente è arrivato di corsa con gli occhi spalancati e sottosciolti. Un altro attacco di droni si verifica il 24 giugno. Il nemico continua ad attaccarci, ma noi siamo pronti ad affrontarlo. Non precisa mai chi è il nemico, parla solo di Kokon, né parla delle ragioni della guerra. Non elabora nessun discorso politico sul nemico, osserva Anna Colin Leder. Per Arta i droni rappresentano innanzitutto un problema tecnico. I Kokon hanno droni fatti in modo tale che nemmeno la guerra elettronica può batterli, scrive il 27 giugno. Qualche giorno dopo. Stiamo cercando di abbatterli, ma non ci riusciamo. Il Kanak è una buona arma, ma è inutile contro i droni. Abbiamo una possibilità di colpirli solo se sono statici in volo, ma si muovono molto veloci ed è impossibile prendere bene la mira. 8 luglio un drone ucraino colpisce la postazione di 2 compagni di Arta, vengono feriti. È l'ultima cosa che annota sul diario. Poi ci sono solo pagine bianche e alcuni scarabocchi infantili.